Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di 4 step che io seguo per fare acquisti sostenibili. Io sono Miriam e nel mio canale Lentamente Slow Living Italia parlo di come applico la filosofia slow nella mia vita per renderla più consapevole. Come prima cosa, il primo step che faccio è ricercare su internet le alternative presenti. Internet è una raccolta infinita di informazioni e quindi la prima cosa che faccio quando mi serve qualcosa è fare una ricerca. Questo è quello che faccio sempre, ad esempio, quindi se mi serve uno shampoo, digito su un motore di ricerca shampoo sostenibile e quindi riesco a capire un po' le varie alternative che offrono i brand per quel particolare tipo di prodotto e così via, se mi servono ad esempio vestiti, occhiali da sole, insomma qualsiasi altro tipo di prodotto. Come secondo step cerco informazioni sul brand. Una volta quindi che ho individuato il prodotto sostenibile che sembra rispondere meglio alle mie esigenze, faccio un piccolo step successivo, ovvero ricerco informazioni sul brand che lo produce. Infatti può essere che un brand faccia un prodotto che è particolarmente sostenibile rispetto ai suoi standard, però se poi si va ad approfondire un po' meglio si vede che in tutti gli altri prodotti che produce non si cura minimamente della sostenibilità. Solitamente, secondo la mia esperienza, se un brand è veramente etico e sostenibile, ci tiene a comunicare in modo puntuale nel proprio sito o comunque nei propri canali di comunicazione i suoi valori, i suoi principi, quindi anche come opera in maniera sostenibile, magari descrivendo il proprio processo produttivo, come riduce l'inquinamento, oppure che certificazioni e materie prime utilizza e così via. Il fatto di avere di fronte un brand etico, innovativo e sostenibile ci facilita nella nostra scelta e poi il fatto di sviluppare con questo brand un rapporto di fiducia ci permetterà di farlo diventare un nostro punto di riferimento anche per i nostri acquisti futuri. Ci sono tantissime realtà interessanti che stanno nascendo soprattutto negli ultimi anni e quindi quello che dobbiamo fare è fare solamente un po' di ricerca. Il terzo punto è il controllo della tracciabilità e delle materie prime. Una volta che mi sono fatta quindi un'idea del brand che ho davanti, una cosa che mi aiuta ulteriormente nella mia analisi è andare a approfondire la questione della tracciabilità e della trasparenza del brand. Infatti, se non ha nulla da nascondere e anzi fa dell'innovazione e della sostenibilità la propria missione, il brand sarà molto attento a descrivere alcune fasi del suo processo produttivo, come ad esempio come ricicla i materiali per andare a creare i suoi prodotti oppure come utilizza tinture naturali e non inquinanti nel caso della produzione dei vestiti e così via. Oppure ancora se usa packaging ecologici o formule biodegradabili. Inoltre è anche molto importante la provenienza di un prodotto o comunque delle materie prime che lo compongono. Su questo cerco generalmente di privilegiare il Made in Italy, sia perché appunto è più vicino, quindi tendenzialmente riduce gli spostamenti, ma anche perché in Italia ci sono comunque dei regolamenti e degli standard di qualità superiori rispetto ad altri paesi. Solitamente faccio anche particolare attenzione al fatto che il prodotto che compro sia cruelty free, ovvero non testato sugli animali, vegan, ovvero che non contenga componenti di origini animali, bio, ovvero che contiene almeno il 95% di ingredienti biologici. Apprezzo anche tanto quando viene specificato dal brand che i lavoratori e i produttori che hanno lavorato alla realizzazione del prodotto sono tutelati e pagati in modo equo e quindi anche se si paga un pochino di più, diciamo c'è una ragione valida alla base di ciò. Infine, come ultima cosa, consiglio di dare uno sguardo al packaging.
Vi consiglio infatti di dare un'occhiata con attenzione al packaging perché di fatto è una delle poche cose che possiamo realmente vedere del prodotto che stiamo acquistando. Prodotti con contenitori di plastica avvolti a loro volta nella plastica non sono sostenibili, anche se l'azienda produttrice ce li sta magari vendendo come tali. Tendenzialmente si dovrebbero preferire prodotti con contenitori meno impattanti, fatti quindi con materiali come ad esempio la carta, il cartone, il bambù, l'alluminio, il vetro, in generale materiali biodegradabili o quantomeno plastica riciclata o riciclabile. Nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato, è in realtà veramente molto difficile essere consapevoli di tutto quello che c'è dietro a ogni prodotto che acquistiamo. Quello che possiamo fare, secondo me, è scegliere di andare un po' più a fondo e quindi di approfondire prima di fare i nostri acquisti. Personalmente, abbracciare uno stile di vita minimalista mi ha aiutato ad avvicinarmi anche a uno stile di vita più sostenibile, perché cerco di comprare meno, allo stesso tempo privilegiando la qualità. Questo mi ha aiutato a essere più selettiva e a fare anche acquisti più mirati quando mi serve veramente qualcosa, facendo quindi aumentare la mia consapevolezza. Noto che sempre più persone si stanno interessando e stanno dando importanza alla sostenibilità quando fanno acquisti e credo che questo porterà a una rivoluzione positiva nei prossimi anni. Cerchiamo di andare oltre agli acquisti di impulso e a fare acquisti più pensati e razionali, in modo che sempre più aziende cercheranno di adeguarsi a queste richieste del mercato. Intanto vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi abbia dato degli spunti interessanti. Se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube Lentamente Slow Living Italia e lasciate un like a questo video per fare arrivare il messaggio a sempre più persone. Grazie mille e a presto. Ciao!